Salve amici e bentornati sul canale. Oggi, come vedete, siamo in un posto favoloso, poiché siamo in un torrente che sgorga vicino alle campagne dove noi abbiamo i campi e diciamo ho deciso di venire qua perché volevo spiegarvi un paio di mie idee su questi eventi, sulle alluvioni, perché secondo me c'è troppa poca informazione riguardo a molti argomenti di cui non si tratta molto spesso. Allora mi sono spostato poiché la zona in cui ero c'era veramente un fruscio di sottofondo che non permetteva il dialogo e quindi ho deciso di spostarmi in un luogo sempre molto bello. E gli argomenti che tratteremo in questo video sono importanti perché secondo me molte cose non arrivano a tante persone. Prima di cominciare il video però vi ricordo che il 98% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi e supportateci, così noi continueremo a fare tanti video. Allora, iniziamo a dire che sicuramente il clima in generale cambia, perché come disse Carlo Rubbia, che è un premio Nobel per la fisica molto famoso e che potete trovare il suo intervento su YouTube, il clima è in costante cambiamento, cioè le temperature che ci sono oggi non ci saranno un domani, non ci sono state ieri, poiché ci sono molti esempi da fare. Lui fa un esempio lampante, cioè immaginatevi Annibale che attraversa le Alpi con gli elefanti. Cioè, adesso non sarebbe possibile perché gli elefanti sulle Alpi, con queste temperature rigide che ci sono ora sulle Alpi, non potrebbero passare. Quindi c'è da tener conto sicuramente che il clima cambia, non dipende solo dall'inquinamento, non dipende solamente dall'uomo, dipende anche da tanti fattori, perché probabilmente il clima è in costante cambiamento ogni anno e chiaramente queste piccole differenze di temperatura si vedono dopo tantissimi anni. Allora, sicuramente ne avrete sentito parlare in questi giorni del problema delle alluvioni. Ho visto che al sud Italia, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna sono successi grossi danni, grossi problemi, e anche qua in Toscana ho visto che in questi giorni l'Arno ha avuto la piena. Io però vorrei parlare di questo argomento perché vorrei anche un po' spiegarvi delle cose che secondo me non arrivano direttamente alle persone che poi vanno a informarsi di queste cose. E perché secondo me è vero che sicuramente ci sono dei periodi dell'anno in cui ci sono i fiumi che hanno più portata, quindi hanno più acqua, però secondo me molti problemi derivano anche dal fatto che non c'è una manutenzione del territorio, non c'è una cura del territorio. E quindi, non essendoci una cura del territorio, è normale che poi prima o poi andremo ad arrivare ad un punto in cui questi eventi succederanno molto più spesso. Allora, cosa intendo io per cura del territorio e manutenzione del territorio? Io parlo per quanto riguarda la mia esperienza, per quindi ciò che vedo qua dove vivo io. Posso garantirvi che purtroppo l'abbandono dei campi contribuisce tantissimo al fatto che ci siano molti più fiumi, molti più torrenti e che l'acqua arrivi molto più facilmente ai fiumi. Per quale motivo? Perché i campi non coltivati, dopo un po' che non vengono lavorati, diventano praticamente dei muri. Cioè, una volta che cadrà l'acqua dal cielo, l'acqua non andrà più a finire nel sottosuolo, quindi non verrà assorbita dalla terra, ma creerà dei piccoli solchi dove l'acqua sgorgerà, come dei piccoli fiumi. E questo è un grandissimo problema perché in questo modo abbiamo dei grossi fiumi che arrivano molto velocemente nei fiumi principali, e chiaramente i fiumi principali non sono abituati a portare tutta quest'acqua. E con l'abbandono dei campi purtroppo c'è questo grandissimo problema. Infatti se uno fa un piccolo esperimento, prende un campo non coltivato e un campo coltivato, vede che nei campi coltivati le pozze, ristagni idrici non ci sono, mentre nei campi non coltivati ci sono pozze, sono sempre bagnati, c'è sempre umido, addirittura in alcuni posti c'è il muschio, perché proprio vuol dire che quella terra lì non è lavorata da tanti anni. È importante da dire anche che i campi coltivati hanno anche una manutenzione nei muri. Per quale motivo? Voi sicuramente quando andate in campagna vedete i muri a secco. I muri a secco hanno un incredibile compito,
Poi faremo un video proprio dedicato ai muri a secco, perché secondo me sono importantissimi per la manutenzione e per la cura del territorio e per l'assetto idrogeologico, perché se uno coltiva i campi, se uno riesce a mantenere i muri a secco in buono stato, non ci sarà più, non ci saranno più quei fiumi marroni, pieni di terra, poiché i muri a secco servono a tenere il terreno fermo e saldo, e la lavorazione del terreno, vangatura, estirpatura, tutte lavorazioni che servono al mantenimento della terra sono importantissime, perché vanno a creare un ambiente dove l'acqua viene assorbita, quindi è possibile che poi l'acqua assorbita vada nelle falde acquifere, quindi c'è un processo lunghissimo prima che arrivi l'acqua all'interno dei bacini, quelli più grandi, come possono essere i fiumi. E poi c'è da dire un'altra cosa molto importante, cioè la cura del territorio è importante, ma purtroppo c'è stata una cementificazione incredibile. Chiaramente voi sapete meglio di me che se io butto l'acqua nel cemento non viene assorbita l'acqua. L'acqua va via, dove ci sono le pendenze l'acqua va a finire nelle pendenze. Quindi più cemento c'è, più ci sarà la possibilità di grossi fiumi che si ingrandiranno molto velocemente. Un'altra cosa molto importante, fondamentale, a cui non si dà mai interesse, sono i boschi. Cioè noi pensiamo che i boschi siano posti dove ci sono gli alberi che crescano a caso, ma non funziona così. I boschi hanno bisogno di una manutenzione perché gli alberi cascano, e gli alberi che cascano vanno tolti, perché se no vanno a creare intralcio al territorio, vanno a creare problemi per gli alberi che poi dovranno crescere. Cioè se uno non taglia mai il bosco non crescerà più, cioè si formerà una macchia incredibile che non permetterà al bosco di ricrearsi. E poi un'altra cosa fondamentale è che sono spariti i pascoli, non ci sono più capre, non ci sono più pecore, e sono animali fondamentali, perché prima svolgevano un lavoro di pulizia tutto l'anno, tutti i giorni, non c'erano foglie, perché questi animali erano degli spazzini naturali, che poi chiaramente purtroppo ci sono stati messi tanti paletti dagli enti che si occupano di questi pascoli, purtroppo ci sono delle sanzioni che sono state fatte a dei piccoli pastori perché magari non erano a regola, va bene, però bisogna pensare anche alla manutenzione del territorio. Qua purtroppo c'era un pastore che è stato mandato via perché aveva avuto dei problemi, e il bosco è peggiorato perché queste pecore tutto l'anno andavano a pulire tutte le foglie, gli arbusti, e c'era un bosco pulito. In questo momento invece è da tanti anni che non c'è più e quindi il bosco non è più pulito. Poi un'altra cosa fondamentale sono i fiumi, cioè i fiumi una volta che si raggiunge un periodo dell'anno in cui c'è siccità vanno puliti. Cioè prima, io non parlo di tantissimi anni fa, parlo di anni 80-90, ho visto anche dei servizi in televisione dove i fiumi venivano dragati, cioè a luglio, agosto, quando i fiumi avevano, diciamo, periodi in cui erano secchi perché chiaramente non c'è pioggia, sono momenti più caldi e quindi c'è anche meno acqua nei fiumi, i letti dei fiumi venivano puliti, cioè la melma che veniva portata chiaramente dalle piene poi chiaramente rimane a valle, quella lì va tolta. Poi nei letti di fiumi sono cresciuti alberi, gli alberi non servono lì, vanno tolti, perché creano intralcio, perché chiaramente poi arriva una piena e questi alberi vengono portati via e come sapete poi rimangono incastrati nei ponti. Cioè c'è tutto un lavoro di manutenzione che non viene fatto da anni, e quindi secondo me si parla troppo delle conseguenze, si parla di case crollate, si parla di cantine allagate, si parla di... ma noi dobbiamo capire anche le cause, cioè le cause arrivano dalle montagne, le cause arrivano dalle colline, perché non c'è più una manutenzione. E quindi continuando in questo modo dobbiamo prepararci sempre più a avere questi problemi, perché poi io leggo anche notizie di ingegneri che parlano di sicurezza delle case. Il problema è che se te mi costruisci una casa a 5 metri da un fiume, dove magari in un posto dove non c'è manutenzione e non vengono controllati i fiumi, è normale che prima o poi ci sarà la possibilità che questo fiume entri in casa alle persone, perché è una cosa normalissima. E quindi secondo me dobbiamo focalizzarci molto sul problema della manutenzione. Non c'è manutenzione. I giardinieri comunali che c'erano una volta, che si occupavano della manutenzione dei giardini, si occupavano della manutenzione dei fiumi, dei piccoli torrenti, della pulizia, non ci sono più. Sono stati tutti tolti perché costavano
e ci sono tutte ditte in appalto che non si occupano di manutenzione, si occupano di prendere dei grossi lavori, come può essere l'abbattimento di alberi, a cui non c'è nessun interesse di curare il territorio, perché sono comunque ditte, loro devono guadagnare, devono fatturare, mentre i giardinieri comunali erano pagati dal comune, erano assunti dal comune e quindi era un po' come se fosse il loro grande giardino, quindi avevano una cura incredibile. Poi erano tutte persone che provenivano da studi, da esperienze agrarie e quindi ci ritroviamo in un momento in cui non ci sono nemmeno più sicurezze, che poi secondo me alla fine manca la sicurezza del fatto che non c'è una cura del territorio e quindi andiamo davanti a situazioni in cui possono accadere un sacco di calamità naturali. Vedete che qua c'è un fiume e questo fiume appunto proviene dal fatto che, vedete, i muri a secco sono crollati e non c'è più un assorbimento, vedete, tutta la terra che era qui è andata via, è finita tutta qua, è finita tutta sotto, perché questi terreni non assorbono più, perché sennò probabilmente sono diventati muschio e quindi questa non è manutenzione del territorio e questa porta a questi torrenti e poi arrivano a valle e si uniscono ai fiumi più grandi. Fatemi sapere cosa ne pensate e magari raccontatemi anche la vostra esperienza e la situazione com'è dalle vostre parti. Io vi ho mostrato un po' il mio pensiero e ciò che vedo tutti i giorni. E mi raccomando ragazzi, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!